In questa prima puntata partirò per un viaggio epico, anzi chiamiamolo con il suo vero nome, partirò per il viaggissimo, ossia dal Polesine a Chicago, andata e ritorno in bici, seguendo le orme del primo, unico ed eccezionale padre del cicloturismo, Luigi Masetti. Ne vedremo delle belle tra piccoli inconvenienti, notturne a Milano, stanchezza già alla partenza, cambiamenti di setup della bici in fase di corsa e una miriade di amici lungo la strada. La bici è una figata pazzesca. Io la chiamerei la quiete, anzi, io la chiamerei la tempesta prima della quiete, perché è una tempesta di tante cose alla vigilia di una partenza del genere, e sono sia tempesta emozionale che tempesta di delirio in casa, delirio dappertutto, un po' di confusione, ecco. Non so, al momento non mi rendo conto, anche perché è una cosa che insomma è da un bel po' dentro nella mia testa, e quindi immaginare che si sta realizzando mi sembra quasi impossibile. Devo mettere in preventivo che per i prossimi 5 mesi il mondo sarà la mia casa, avrò come unico mezzo la bicicletta e basta. C'è solo da lasciarsi guidare dalle emozioni, dai paesaggi, dalle persone che si incontreranno. E ecco, sono le 7:15 e il sole sta tramontando e mi sto godendo questa arietta di estate nel mio giardino. E niente, poi ecco, sarà tutto tutto da vedere. Realizzare i sogni non è mai così troppo facile, ma con un po' di impegno questi sogni sembrano proprio lì dietro l'angolo ad aspettarci. Ed in questa fase della mia vita ero pronta ad andarmeli a prendere tutti, anche se un po' distanti, ma questa volta non li avrei lasciati scappare. Eccoci, 9 di giugno, partenza, si parte con l'estate e si torna con l'inverno, quindi dai, carichissima in tutti i sensi. Chi mi ha dato il là di tutto questo non è altro che questo signore, di Luigi Masetti, e con quella bicicletta lì partì da 300, andò a Milano, attraversò tutta l'Europa con quella. E nonostante abbia vissuto nell'800, riportarlo in vita ha entusiasmato un po' tutti. Un viaggio intelligibile, la sua amata euro, e per affrontare un viaggio così complesso ci vorrà determinazione, forza di volontà, impegno sicuramente, anche una certa dose di coraggio. Se non abbiamo soluzione, questi studi di essere ancora più curati delle nostre radici, consapevoli che non possiamo vivere il presente senza conoscere il nostro passato. Insomma, una pedalata nella storia tra il vecchio e il nuovo. C'è uno che in garage aggiusta le biciclette ai vicini di. Si comincia lungo il Po, completamente immersi in queste distese di campagna. Ed è solo dopo questo primo momento di boom emozionale che comincia la quiete. Direzione BAM! Complichiamo un altro po' il viso e poi ci spostiamo a sinistra.
con me gli amici, quelli che hanno voluto essere i primi a far parte di questa avventura. Io spero di trovare la doccia. Se vai da Biden e in collegamento internazionale anche con Mosca dici Gesboro, fai di me quello che vuoi. Ragazzi, oh, siamo quasi qua, Infinita. Tra i cicloviaggiatori, quando si dice Mantova, si dice BAM. Per la prima volta nella storia del BAM Poche parole lo possiamo descrivere come bella gente, tende vista su Mantova e festa. Tanta. Campagnolo Shimano Sran, Campagnolo Shimano Sran, Campagnolo Shimano Sran, Campagnolo Shimano, Campagnolo Shimano, Campagnolo Shimano. Fino all'indomani. Dai, faccio meno la foto, dai, aspetta un attimo. Lei non sa che cosa c'è dentro. Certo che so cosa c'è, ragazzi. Certo, Ah, ok. certo, guarda. Ecco perché ti sei spogliata. No, vabbè, ma è bellissima, cioè guarda come è uscita, stupenda, Ma chi è che l'ha fatta? Lei è Valentina, la sarta che tutti vorrebbero avere. Cioè, non me la sarei mai immaginata. Un po' di elastico qua, un po' di elastico qua. Raga. E nella parte interna ti togli l'elastico che abbiamo messo. Sì. Ma lei lo fa di lavoro? Sì. Upcycling. Upcycling. Beccati questa. Ha voluto far parte del viaggio preparandomi alcune camicette per gli Stati Uniti, rigorosamente second hand con qualche dettaglio ciclistico. Bella, mi sa tutto verde, vicina a lei. Perché ti asciughi le ascelle quando vai ci credi. Direi che non manca niente adesso. E poi ho visto una sella che avrebbe potuto fare al caso mio e che mi avrebbe accompagnata distante senza patire le pene dell'inferno. Oh, abbiamo il pezzo grosso oggi a pedalare. Quello bravo. Che testa di cazzo. Quello bravo. Dici che si è assemblato. Oh, cioè, altro che. Mantova, è risaputo, è collegata a Peschiera dalla bellissima ciclabile del Mincio che consiglio a tutti voi di pedalare una volta nella vita. Perché Edoardo andava a fare la spesa e io stavo fuori mezze ore. Ciao a tutti, siamo qui con Giulia che è in partenza per il famoso viaggissimo. Esatto, esattamente. Vuoi raccontarci un po' di questo viaggio? Assolutamente. Come è nato? Io sono in direzione Milano, quindi non potevo non passare per giri qua da voi. È stato molto bello, intanto mi avete già fatto conoscere un sacco di cose della vostra azienda. Qua inserisci e poi tac. Perfetto. E poi per sganciare premi. Ok. Questo qua e via. Viaggiatori e viaggiatrici, però non fatelo anche voi. Sto cambiando dopo la sella un po' il setup della bici. Ecco, quindi sono state aggiunte queste qua davanti, quindi. La verità è che per quanto tu ti prepari c'è sempre qualcosa da sistemare. Quindi la via per Milano è abbastanza lunga e tortuosa e sono già cambiati dei piani. Spero di arrivare ad un'ora decente, adesso sono le 6 e mezza, ma mi mancano ancora 60 km. Ma non c'è fretta, le giornate sono lunghe e con calma arriverò nel casino di Milano. Intanto mi godo un po' di strade secondarie.
Milano è la città da dove parte ufficialmente questo viaggio. Non ero pronta ad entrare nel caos cittadino, ma di notte Milano mi svela in certi angoli un suo lato più pacato. Quindi sei a 130? Domani a riposo. È il videomaker! Ma che posticino qua. Questo ha anche un nome ma non mi ricordo quale. Sì. Poi sei a Milano, figa. Una Milano, capisci? Mi mancava questa, mi mancava. Vai dritto. Bella! New York da noi altri. Ti si stracca Street, si dice a Milano. Questa è la stazione Garibaldi. E che è la seconda più importante. In realtà tutta la zona si chiama appunto Garibaldi. Storia! Non potevo non passare a trovare Paolo, il sarto che ha creato la maglietta per l'avventura. La bici è una figata pazzesca. Ma soprattutto non potevo andare a caccia di luoghi storici, come la casa del Masetti, che si trasferì qui a causa delle alluvioni e della malaria in Polesine a fine Ottocento. Penso che ormai questa sia diventata un'abitudine. Con Alfonso decidiamo di agganciare il portapacchi con un sistema escogitato da lui stesso, perché così sarebbe stato più solido. Ecco, adesso è giusto. Alfonso è l'inventore del brand Bach Milano, che vuole rendere la vita facile a noi cicloviaggiatori, grazie al suo portapacchi e ad alcune borse da bikepacking. Mi sono svegliata nei trambusti di Milano. Oggi comincia ufficialmente il viaggissimo. Io sono molto stanca, sto dormendo poco. Fino a qua è stato un vortice di emozioni e non mi sto rendendo conto di quello che sto facendo. Oh, buongiorno, Uè, figa, sono le 9:30. Guarda che a Milano ci si sveglia alle 6 per fatturare, Io fatturo anche se mi sveglio alle 9:30. Dai che mettiamo il video su YouTube. Non osare. L'arte di fare e disfare borse diventerà un'abitudine. La amerò e la odierò allo stesso tempo. Ma dentro queste borse c'è veramente solo quello di cui ho bisogno. Fantastico, bene, dai, scendiamo questi 4 piani che mi spaccano in due. Scappando via. Fai anche Mamma mia che portage stamattina. Servizio completo, È una vita difficile, no? Guarda, non me lo dire. Peperoni misto. Sono i bangli. Giusto? Che scema, Cioè, tu pensi che... Mai pensato. Stare nel traffico di Milano con... Ma fai come se fosse cosa tua. Dov'è che stai andando? Io sto andando a Salt Lake City. Dai, no, non è vero, c'è una cascina nascosta. Dai, ci troviamo per strada allora. Assolutamente On the way. per strada, facciamo 2 strade opposte, ma ci vediamo là. Bella. Buon viaggio. Grazie. Eccola, questa è proprio la Milano che non volevo vedere. Guarda, è incredibile. Ossia la Milano che odia i ciclisti. Cioè, incredibile. Fino a Como si aggiunge un altro amico, Alessandro. Ce la vuoi più bene? Guardalo. Ah, bella cavolo.
lì, carino. E dove lo troviamo? Sulle 10.000 lire. Grande. Ma questo è un segnale che ti indica la strada di casa, tienilo e quando tornerai seguilo. Bella. Ma a Como non era finita, c'erano quei pazzi di Bike Emotion ad aspettarmi. Dai Marco, sotto questo sole, bello pedalare, è da sudare. Ciao bella. Bravo. Poi una melodia. In carrozza. Grande. E questa è... Questa bella maglietta. Io sono su Instagram. Ma... Ma l'anno prossimo andremo in Serie A di sicuro. Ecco, l'ha detto. Questa è una delle... Va bene, cazzo, perché non se ne può più veramente. Non perderti la puntata numero 2 di questa serie del viaggissimo per pedalare insieme a me in un paese amante dei ciclisti, la Svizzera.